Ciao Rane Rospi e benvenuti in questo nuovo fantastico video. Visto che mi capita spesso che mi venga chiesto come faccio a realizzare i vari personaggi animati che vedete di tanto in tanto all'interno dei miei video, oggi ho deciso di dedicare questi attimi che stiamo passando assieme per parlare un po' di come ho creato il nostro caro amato dio della morte Ryuk, che ci guarda da qua dietro, il protagonista insomma del mio ultimo video dedicato a Death Note, che nel caso non aveste ancora visto, male, molto male, potete trovare qua su nella scheda in sovraimpressione. Ciao, io sono Ryuk. Ciao Fra Frog. Buongiorno Filmora. Anche oggi inizia una faticosa giornata di lavoro, Sì, ovviamente, anche oggi la corsa verso i big money ha inizio. Senti, dove hai spostato il pulsante, quello che devo premere per generare automaticamente i video? Dopo il mio ultimo aggiornamento di sistema non è più necessario premere faticosissimi bottoni, Fra Frog. Adesso funziona tutto attraverso il sistema di riconoscimento di impronte. Quindi devo soltanto fare così? Riconoscimento completato. Prego, descrivere il video che vorresti produrre. Sì, allora vorrei generare un video su Death Note che possa coniugare ironia pungente e comicità intelligente. Ma non esiste un video così, Fra Frog. Possa un virus colpirmi così? Se conoscete il mio canale da un po' di tempo, anche pochi mesi, vi sarà appunto capitato di vedere che alcune volte includo nei miei cortometraggi animati creature animate che alcune volte sono frutto interamente della mia mente distorta e altre volte invece sono semplicemente personaggi che hanno origine da cartoni animati oppure, come in questo caso, anime. Ovviamente inserire personaggi animati all'interno di riprese reali richiede tutta quella parte di lavoro che sarebbe poi essenzialmente l'animazione, che sicuramente occupa del tempo. Nel mio caso sono giorni, se guardate i grandi film d'animazione sono settimane, mesi, anni. Personalmente ci tenevo molto che l'anatomia degli dei della morte, quindi non soltanto di Ryuk ma anche dei suoi amici che abitano insomma lassù nei cieli, fosse abbastanza fedele a quella dell'anime originale. Stessa cosa per quanto riguarda il mondo e anche l'inquadratura del diario che cade dall'alto. Ci tenevo anche ovviamente che i personaggi assumessero delle connotazioni più divertenti e meno serie, quindi anche Ryuk è stato completamente stravolto e rielaborato per essere reso più che altro un pupazzetto. Mi ricorda quasi... come si chiamano? Funko Pop. Riccardo, sei di aiuto, sei sempre di grande aiuto. Anch'io stavo per dire qualcosa che inizia con funk. Non era pop. Oh! Era funk. A quanto pare, non lo dico io, sembra Ade, giusto? Che comunque anche lui è un dio della morte, quindi... Non è un dio della morte. Il re dell'oltretomba e delle anime era spietato cinese. Aveva un... Basta! Non sapranno mai che piano aveva. Gli dei della morte, e in particolare Ryuk, sono composti da svariati disegni posti su vari livelli, ciascuno dei quali raffiguranti parti separate del proprio corpo, che poi visti da davanti appaiono appunto per quello che è, ovvero un disegno bidimensionale. Inoltre per alcune specifiche parti del corpo non c'è soltanto un disegno ma ce ne sono vari, in modo che appunto la mano possa cambiare posizione da un dito che indica la mano aperta o anche semplicemente le espressioni del volto. Qualcosa di interessante potremmo combinare. Una cosa diversa invece è l'inserimento di Ryuk all'interno della ripresa reale, e in quel caso si potrebbe quasi parlare di rudimenti di compositing, diciamo, ovvero inserire elementi diversi nella stessa scena facendo in modo che sembrino appartenere tutti quanti allo stesso ambiente. In questo caso, anche se non è l'unico elemento, l'elemento più importante è appunto il poter proiettare l'ombra di Ryuk sul pavimento dello stesso colore, dello stesso tipo delle altre ombre presenti all'interno della scena. Io non sono un'animatrice 3D, quindi per me tutto ciò che ha a che fare col 3D è completamente materia oscura, però diciamo che mi piace molto lavorare col 2,5D, se così possiamo chiamarlo, ovvero disporre vari livelli piatti in un ambiente 3D in modo che appaia una certa sensazione di profondità, ed è proprio questo che ho fatto per poi ricreare il mondo degli dei della morte. Ma la cosa più bella secondo me di questo video è che finalmente io e Riccardo abbiamo rimesso in moto il nostro vecchio drone che si era incidentato, per così dire, cioè in realtà lo abbiamo incidentato noi sbagliando a montarlo, e in occasione del fatto che mi sia stata data la possibilità di provare la nuova fotocamera i4K, che tra parentesi è fantastica, non ho mai avuto un action cam così bella. E se foste interessati vi metto il link in descrizione. L'abbiamo montata sul drone per provare a fare delle riprese aeree, ma ve lo dico subito, per quanto riguarda i droni non siamo veramente il top del top, non siamo ancora capaci di stabilizzare le riprese, ma un passo per volta, va bene? Un passo per volta. Intanto l'abbiamo risvegliato dal letargo, che è già qualcosa,
proposito, mi ero dimenticata una cosa, non ho parlato di come Riccardo è diventato El Lowliet. Come sei diventato El Lowliet? Quante lampade ti sei fatto? Io lo sono sempre stato. Anche se nelle foto, quelle là che hai messo sul video, mi hai scurito in posta, infatti ho tipo le sopracciglia blu. Anche oggi sulle tracce di Kira. Svolta decisiva nelle indagini, si va ad arrestare Kira. Quindi, come vi dicevo, sono contentissima che il video vi sia piaciuto, che vi abbia fatto ridere, che vi abbia divertiti, e spero anche che questo video, dove vi racconto un po' in retroscena di quell'altro video, che appunto, se vi foste persi, potete sempre andarvi a recuperare, voglio dire, insomma, quando volete. Se volete regalarmi una visita, 2, 10, 100.000, quante ne volete, veramente sono qui a disposizione, potete sempre andare sul mio canale o cliccando qui nel link in sovrimpressione. Io approfitto per ringraziare moltissimo Filmora, che ha deciso di essere lo sponsor di questo video, e qua sopra trovate altri video molto interessanti che, se voleste andare a vedere, potete tranquillamente cliccare, spulciare e scoprire. Quindi grazie mille per aver visto questo video, io vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao!